Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui per presentarvi un nuovo prodotto della Topdon, uno jump starter. Naturalmente faremo prima un rapido unboxing e subito dopo il test direttamente sulla mia auto. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e se il video vi piace mettete un like e mi raccomando attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Adesso effettuiamo l'unboxing, via! Allora, apriamo innanzitutto questa comoda borsetta che rimane semi-rigida ed impermeabile. Al suo interno troviamo naturalmente nella sacchetta superiore tutta quanta la cavetteria necessaria per il jump starter, per mettere in moto l'auto. Troviamo anche una presa USB di tipo C che serve appunto per la ricarica dello stesso jump starter. Mancherebbe soltanto la presa quella appunto che fa l'alimentatore vero e proprio, che tutti quanti naturalmente non mettono. Poi abbiamo appunto un libretto di istruzioni, manuale di uso e manutenzione, e questo qui è presente soltanto in diverse lingue tranne l'italiano. Questo invece è il vero e proprio jump starter, il corpo dello jump starter. Eccolo qui, il Topdon JS 2000. Naturalmente metterò sovraimpressione tutte quante le informazioni tecniche di questo Topdon. Allora, innanzitutto vi faccio vedere, questo è l'accensione. Questo invece sono i LED che indicano la quantità di energia presente, quindi lo stato di carica. Da questa parte invece abbiamo la presa per mettere in carica appunto il jump starter. Da questa parte invece troviamo lo spinotto che serve per inserire la presa accendisigari, quindi è un 14-16 volts. Su quest'altro lato invece troviamo sia le prese USB, quella con la ricarica normale, la ricarica rapida, la quick la chiamano, e naturalmente il doppino, lo spinotto dove si può mettere, dove viene inserito la parte elettronica in questo modo. Inserendolo si accendono tutte e quattro le luci, va direttamente in posizione di avviamento. Allora, l'unboxing l'abbiamo effettuato, adesso ragazzi rimane soltanto da provarlo questo jump starter, vediamo come si comporta, e vi posso dire che comunque sia è fatto molto bene, si presenta molto bene, ha tutte quante appunto, come vi ho fatto vedere, tutte quante le prese che sono naturalmente coperte, sigillate. Non è un IP68, non credo, però diciamo protegge dai schizzi, eventuali schizzi d'acqua, se c'è un po' di pioggia, qualcosa che comunque potrebbe infiltrarsi e danneggiare l'apparecchio, in questo modo è un pochettino più protetto. Adesso effettuiamo direttamente il test sulla mia auto. Smontiamo intanto i due poli della batteria. Abbiamo appunto staccato i due poli dalla batteria, l'alimentazione positivo e negativo. Adesso metteremo i morsetti, li attaccheremo direttamente all'alimentazione, così proveremo a mettere in moto direttamente l'automobile senza l'ausilio della batteria. Allora, questo è il jump starter della Topdon, come vi dicevo prima. Faccio un'inquadratura un pochettino da più vicino così potete vedere le caratteristiche. Questo sportellino qui, appunto, come dicevo prima, contiene sia le USB che l'inserimento dell'elettronica per avviare la macchina. Allora ragazzi, adesso proviamo a fare la prima accensione. Mettiamo innanzitutto, colleghiamo il polo negativo prima,
facciamo in questo modo. Mi raccomando, ancoratelo bene perché comunque deve passare corrente, quindi la cosa è molto importante. Il jump starter è attivo, carica massima, spingiamo il bottone laterale che sarebbe questo qui per effettuare il boost, perché ricordo senza batteria è privo di energia elettrica, quindi diciamo che serve la funzione booster. Perfetto, eccoci, lo jump starter è andato benissimo, posso solo parlarne bene perché comunque non ha avuto nessuna esitazione. Leviamo il polo negativo e il polo positivo, stacchiamo l'elettronica e naturalmente adesso si spengerà in automatico. Allora, in precedenza abbiamo staccato appunto lo jump starter, adesso lo è azzerato, reinseriamo nuovamente. Faccio presente che ho fatto anche altre due prove e la batteria praticamente dello jump starter è scesa al 75%, ha consumato una tacca. E adesso proviamo almeno un'altra due volte, così vediamo come si comporta e quanta batteria consuma. Naturalmente andiamo sul negativo, poi subito dopo positivo e andiamo a effettuare l'accensione. Naturalmente ricordiamoci sempre di pigiare il booster, luce verde accesa, eccoci entrati nuovamente in macchina. Perfetto, la macchina si è messa in moto, non ha avuto anche per la seconda volta esitazioni, quindi secondo me già da questo secondo test posso evincere che il prodotto è di ottima fattura, un ottimo prodotto e quindi pienamente promosso. Allora ragazzi, il jump start l'abbiamo testato e è andato perfettamente, non ha dato comunque nessuna esitazione, come del resto anche gli altri jump start della concorrenza, tutti ottima fattura, stiamo parlando di prodotti top level, quindi diciamo che è difficile trovare sorprese. E naturalmente, come ho fatto con gli altri, vi faccio vedere appunto la funzione della lampadina. In pieno giorno non è il massimo, non è che si vede benissimo, però appunto le tre funzioni classiche. Tenendo premuto abbiamo la funzione appunto luce, cioè abbiamo questi tre led che comunque illuminano a ventaglio, quindi un'illuminazione molto ampia anche rispetto agli altri jump start della concorrenza. Questo ha più luce. Ripigiando abbiamo la funzione strobo che serve appunto per segnalare un pericolo, e poi ripigiando ancora abbiamo la funzione SOS in caso di aiuto e ci troviamo in difficoltà. Mettiamo questa luce che può essere vista a centinaia e centinaia di metri. Insomma, che dire di questo jump start? Io lo promuovo a pieni voti. Allora ragazzi, il video è terminato. Naturalmente, se vi è piaciuto mettete un like, non dimenticatevi di iscrivervi al mio gruppo e soprattutto attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui miei prossimi video.